Salve ragazzi del canale, Bella! siamo sempre Danilo e Pierino e oggi vi facciamo vedere il montaggio delle maniglie interne dell'Audi TT 8J con l'effetto luce interno. Yes! Vai, prego, presenti Allora, i pezzi. abbiamo ovviamente la maniglia con l'illuminazione, il suo cavetto che è già in dotazione, dopo scriveremo dove sono stati acquistati, una chiave Torx magnetica, poi ci serve una chiave da 10 Torx, una da 20 sempre Torx e una da 25 sempre Torx. Il nostro fidato scalzino per andare a non rovinare le plastiche e aprire lo sportello, un nastro telato ma va bene anche isolante e un cavo di pin per il collegamento che vedremo dopo. Andiamo col montaggio. Bene, andiamo a vedere lo smontaggio. Per prima cosa con lo scalzino sganceremo la nostra griglia dell'autoparlante. Mi raccomando, Spacca ben tutto, state attenti a non rompere niente. Ecco qua, poggiamo, perché adesso andremo a smontare una vite che è qui e una vite che rimane qua sotto. Con la Torx da 25. L'abbiamo consigliata appunto magnetica perché nel momento in cui smonteremo la vite, vedete, rimane... Non me l'ha data. No, non te la do. Rimane attaccata al nostro cacciavite in modo da essere molto più comodo e pratico. Sai che sei bravo? Lo so. Sono nato bravo. Bravo era anche il somaro di Ascari. Ecco qua la seconda. E vai. A questo punto, partendo dal basso, andremo a sganciare il pannello. Noi ci aiuteremo sempre col nostro scalzino, in modo da far leva. Sentiamo i bussi. Il busso. Piano piano, mi raccomando, perché i ganci sono di plastica e sono delicati. Tanto si cioccano sempre. Eventualmente, Dammelo. eventualmente si riperiscono da sostituire sia su Amazon che su eBay che anche direttamente in Audi. Ecco qua. Poi sganciandolo verso l'alto viene via. Adesso vi facciamo vedere dall'interno. Bene, facciamo all'interno della pannellatura. La prima cosa da smontare è lo spinotto. Tramite pulsantino si smolla il fermo e andiamo a sganciare l'impianto elettrico. Di successivamente il cavo dell'apertura maniglia. C'è questo bellissimo fermo bianco, si tira indietro, vedete, si sgancia e in questo modo abbiamo giù il nostro cavo e di conseguenza lo sportello. Ok? Adesso andiamo a montare la maniglia nuova. Bene, adesso bisognerà prendere un tavolino con un panno sopra per non andare a rovinare la parte interna, diciamo, dello sportello. Un segno potrebbe essere sempre sgradevole. Non mi inquadrare. Adesso andiamo a svitare le 4 viti con una Torx da 10. 1, 2, 3 e 4. Questo qui fa venire via la maniglia originale. Via che andiamo. E 4. Adesso da sotto verrà via la maniglia originale. Da buon schiavo le passo la maniglia nuova. Però bisognerà cavar via questo pezzo qua, questo particolare, perché non è compreso, che allora bisogna munirsi di un cacciavitino a taglio per andare a sganciare i 2 dentini. Sono i 2 dentini qua. Sono i 2 dentini qui? Sì. Ah sì, qui sono qui. Ah, perché di là c'è l'apertura che di qua non c'è, sì. Ah no, questo allora è più semplice. Questo è molto più semplice. Ok. Basta andare a ripremere dentro, come vedete si rincastra e abbiamo di nuovo la nostra maniglia pronta per essere rimontata. Vedete la differenza tra il fotoconduttore e qui ovviamente il fotoconduttore non c'è. Ok. Prego, si prostri a rimontaggio. Prega adesso proprio. Allora. Le tengo su la maniglia in posizione. Mi tenga.
utilizziamo sempre le 4 viti. Io prima impunto sempre tutte e 4 le viti e poi dopo pian pianino inizio a tirare in modo incrociato. Danilo, adesso devi iniziare con i collegamenti elettrici, sei felice? Direi di sì. Ok. Bene, vedete adesso la maniglia nuova, effetto RS, e adesso facciamo vedere come si monta il cablaggio. Bene, adesso togliamo il rivestimento un pochino, insonorizzante, piano piano, mi raccomando, perché sarà fondamentale poi rimontarlo. Vedete, facciamo scorrere all'interno il cablaggio in modo da poter avere la spina di fuori. Ecco qua il nostro sportello spogliato. A questo punto bisognerà tagliare la fascetta per poter sfilare l'impianto elettrico. Adesso il mio buon prodigo compagno mi prostrerà una forbice, un taglierino, un qualsiasi cosa sia comodo per voi per poter tagliare la fascettina che ferma il cavo all'interno dello spinotto. Intanto vi faccio vedere il passaggio di prendere il cavo, togliamo lo scotch che ferma il cavo, poi andiamo a montare la spina originale all'interno del fotoconduttore e poi andremo a cercare il passaggio migliore per andarci a infilare appunto dentro alla spinettina. Bene, allora dopo aver collegato la spina andiamo a montare i vari pin. Il pin di massa andrà nel pin 25. Ovviamente voi guardate e troverete i numerini, quindi il pin di massa è il 19, scusate, il 19, e andiamo a incastrarlo. Il pin positivo è il 25, quindi si andrà sempre a contare 17 a crescere fino ad arrivare al 25 e andiamo a inserire il nostro pin all'interno. Controllate sempre che siano inseriti bene. A questo punto possiamo andare a rimontare la nostra spina prendendo i vari cavi, mettendoli per bene, infiliamo all'interno finché non farà il click, perfetto. A questo punto possiamo andare a montare i primis, una fascettina per serrare, tenere stretto tutto il vario cablaggio all'interno della spina, in questo modo qua, in modo che non si muoverà più niente a livello di spina. In questo modo qua, perfetto. Tagliamo il surplus, Caduto. perfetto, e poi con il nostro nastro telato cerchiamo di andare ad aggrovigliare i cavi in modo che non diano fastidio e siano ben protetti. Pierino, aiutami. Adesso il primo glielo mettiamo così, dopo faremo un altro giro. Fatto bene. Perfetto. Uno. E poi andiamo a seguire il nostro cablaggio in modo da mettere tutti i cavi per bene, vedete, per fare un lavoro a regola d'arte. Ok, poi direi che ne possiamo mettere un altro qua in fondo. Perfetto, così sembra perfetto come l'originale. Andiamo a fare un giro totale. E qui andiamo a chiudere un po' meglio in modo da essere un po' più tranquilli sull'isolamento. Vedete? Perfetto. Benissimo. Ah. No, va bene, va bene. Va bene così? Sì. Sicuro? No, Sì. non va bene. Io lo taglio un altro po'. Guarda. E a questo punto possiamo andare a richiudere Il pannello. il pannello
perfettamente, rincastriamo la nostra copertura, rifacciamo ripassare il nostro cablaggio. Come potete vedere non c'è un segno che si vede come quando viene montato dalla casa madre. Perfetto, e a questo punto possiamo tornare su a montare il nostro pannello. Benissimo, adesso andiamo a rimontare il pannello portiere e facciamo tutta l'operazione a ritroso. Prima cosa abbiamo da montare, adesso tirerò via anche la mano, andrò a montare la presa. Ok, clic, ho fatto il gancio, guardiamo la presa. E adesso l'apertura di sgancio della maniglia. La sua apertura. Ah, forse perché allora hanno i controlli, qui si vede di no, saranno i controlli. Qui c'è sempre il suo dentino. Olè. Vediamo se funziona. Pierino, ma cosa fai? È la maniglia interna. C'ha ragione anche te. Sì, Bene. c'ha ragione anche te. Adesso Oh, la stanchezza si sente. andiamo a rimontare il pannello, va là. Non ho dare la mano. Adesso facciamo vedere come si monta il pannellino. Sai che nell'Apollo comunque tirava il cavo? Quando avevo l'Apollo? La polo era diversa. Qui siamo su un TT. Allora ci rimettiamo dall'alto, una volta dentro la guida, piano piano scendiamo attaccando i ganci. Sei giù? Perfetto, ci siamo. Ci siamo. Perfetto. Poi No, ma io volevo darci pugni. a caso. Viti? Perfetto. Adesso con la torcia di 25, le due viti, andiamo a montare e avvitare il pannello. La prima, che è quella inclinata bassa, che è la più, quella terribile. Andiamo a vedere se la becchiamo il primo colpo. No. Finalmente. Ah, infatti me la fai evitare a me questa qua, che è quella carogna. Due, sei sicuro che sia attaccato bene il pannello? Certo. Secondo l'abbiamo qui, sempre inclinata. E due. Ciao. Perfetto. Adesso andiamo con le plastiche. Sempre dentro la macchina. Vi consiglio di farlo fare sempre al vostro amico, così se le rompe la colpa è sua. E le paga. Però stavolta lo volevo prendere una bisaccia, non te l'ho rotto. Perfetto. Perfetto. Adesso non resta che in pratica attivare da programma la varia luce della maniglia. Attacchiamo l'interfaccia del VCDS, giriamo la chiave e avviamo il programma. Ok, facciamo il controllo per verificare che tutto funziona correttamente. Ci dà tutte le varie interfacce connesse. Perfetto, lo salviamo e adesso andiamo a cercare la centralina che
che ci serve? Porta conducente in questo caso. No, porta anteriore destra. Conducente quella di là ovviamente. Esatto. Codifica 07. Qui abbiamo l'aiuto codifica. E noi andremo a vedere che sul pin col byte 7C è già stata attivata. Non l'abbiamo attivata noi. E questo qua, il bit 3. Controllate che sia attivo. Dovete controllare, sì, giustamente, che sia attivato. Noi in questo caso era attivata. Perfetto, allora usciamo. Bene, allora una volta finito tutto abbiamo codificato e adesso andiamo a provare a testare se effettivamente la luce si accende. Vedete, qui ovviamente è spenta perché le luci sono accese. Adesso il mio buon vecchio Pierino mi accenderà le luci e vedete, si accende la luce di cortesia dentro la maniglia. Vuol dire che il lavoro è riuscito a regola d'arte. Bene ragazzi, vi abbiamo fatto vedere il lavoro fatto a regola d'arte. Anche questa è finita. Quindi a questo punto vi faremo trovare in descrizione il link di dove abbiamo trovato gli articoli. Sì. Lasciate tutti i commenti che volete, saremo pronti a risponderli il prima possibile. Lasciate un mi piace. Se vi è piaciuto il video. E a questo punto un grosso saluto da Danilo E da Pierino.